Ciao ragazzi, oggi parliamo di Phil Hill, un atleta che sul finire degli anni '80 illuminò la scena del bodybuilding IFBB creando grandi aspettative, salvo poi sparire nel nulla dopo solo un paio d'anni di carriera professionale. Astro nascente, dotato di un fisico eccezionale per l'epoca, con braccia e gambe enormi e un fisico completo, scolpito e cesellato, unito ad una rara abilità nell'arte della posa, Phil è cresciuto rapidamente nei ranghi del bodybuilding agonistico, distinguendosi sia per i volumi muscolari, davvero esuberanti per l'epoca, che ci portano in qualche modo ad accostarlo a Sergio Oliva, sia per l'abilità di presentarsi sul palco, dove mostrava una grande coordinazione ed elasticità, proponendosi in transizioni fluide e movimenti quali la spaccata, che rendevano accattivanti le sue performance. Ancora oggi è famosa la sua routine di pose sul tema musicale del Fantasma dell'Opera, presentata al Mister Olympia del 1988. Se proprio vogliamo trovargli un punto debole, possiamo dire che forse mancava un po' di ampiezza di spalle e schiena, ma complessivamente il pacchetto che portava sul palco era davvero senza precedenti all'epoca, un precursore dei Mass Monster che avrebbero dominato negli anni a seguire. Phil Hill rappresentava quella schiera di bodybuilder della costa dell'est, fra i quali ricordiamo Dennis Tinerino, Kevin Levroni e Kay Green, che si contrapponeva al dominio degli atleti californiani della costa dell'ovest. Personaggio eclettico con un percorso di studi, di psicologia e marketing, l'evoluzione della vita di Phil dopo la carriera sportiva è avvolta nel mistero. C'è chi ritiene che sia defunto intorno al 2017 e chi invece pensa che sia ancora vivo e vegeto e attivo in altri ambiti. Comunque stiano le cose, noi lo ricordiamo come un grande interprete dello sport, che ci ha regalato alcuni momenti di ottimo bodybuilding. In questo video ne ripercorriamo la breve carriera agonistica. Enjoy! Philip Hill, detto Phil, nasce a Trenton, nel New Jersey, il 12 ottobre 1963. Appassionato di sport sin da bambino, Phil inizia ad allenarsi con i pesi intorno ai 16 anni, ispirato dal suo idolo Arnold Schwarzenegger, e cresce rapidamente. Comincia a gareggiare intorno ai 18 anni, conquistando diversi titoli minori, fra i quali ricordiamo il Mr. Trenton, il Mr. Garden State, il Mr. New Jersey Cup, il Mr. South Jersey, e la sua ascesa nelle classifiche del bodybuilding è rapidissima. Nel 1982, a soli 19 anni, vince il titolo di Mr. New Jersey AAU, una vittoria che lo galvanizza, facendogli accarezzare il sogno di poter intraprendere una carriera come bodybuilder professionista. Chiaramente ha ancora bisogno di migliorare molto per poter essere competitivo ai massimi livelli agonistici, ma Phil è molto motivato, si prende 4 anni per lavorare sul suo fisico e crescere al meglio e torna sul palco con successo nel 1986, vincendo la categoria medie taglie al Mr. America AAU e conquistando il titolo assoluto al Mr. USA AAU. Nel 1987 il punto di svolta. Con un peso sui 102 kg distribuiti su 1,73 m di statura, si presenta in una forma straordinaria sul palco degli NPC Nationals, dove conquista il primo posto nella categoria pesi massimi, e sono in molti a pensare che meritasse di vincere anche il titolo assoluto, andato in quell'occasione a Sean Ray. In ogni caso Phil raggiunge il suo scopo, conquistando la Pro Card IFBB. Debutta alla grande sul circuito Pro IFBB al Niagara Falls Pro Invitational del 1988, conquistando un ottimo secondo posto dietro al mitico Robbie Robinson. La sua carriera agonistica raggiunge l'apice con la vittoria alla Notte dei Campioni del 1988, quando supera atleti del calibro di Robbie Robinson, Bob Paris e Sean Ray. Sempre nel 1988 partecipa anche al Mister Olympia, dove, in una line-up estremamente competitiva, presentatosi non al massimo della condizione, sarà solo 12°, ma impressiona il pubblico con la sua routine di pose sulle note del musical Il Fantasma dell'Opera, una performance che gli valsa un riconoscimento mondiale per molti anni a seguire. Nel 1989 partecipa ad alcuni Grand Prix del Tour europeo, dove, a confronto con campioni del calibro di Lila Brada, Vince Taylor, Mike Christian, Thierry Pastel, Brian Buchanan, Mike Quinn e Ron Love, solo per citarne alcuni, conquista ottimi piazzamenti. È terzo sia al Grand Prix dell'Inghilterra che al Grand Prix dell'Olanda e quarto al Grand Prix della Finlandia. Ma non mancano gli episodi negativi. Durante il tour ha un battibecco e una rissa con Ron Love e Mike Quinn. Ma sentiamo dalle parole dello stesso Ron Love cosa successe in quell'occasione. Eravamo alla fine del tour europeo del 1989
In una gara mi ero piazzato fuori dai primi 5. Phil Hill era arrivato quarto ed era deluso perché era fuori dai premi in denaro. Così, quando è sceso dal palco, è entrato nella stanza borbottando e lamentandosi. E mi ha chiesto: quando arriva l'autobus? Io mi guardo intorno e dico: non lo so. Poi mi giro e mi allontano da lui. E improvvisamente Phil mi è saltato addosso alle spalle. E Mike Queen, che aveva visto la scena, lo ha afferrato. E tutti e tre abbiamo iniziato una colluttazione. E nella confusione, per sbaglio, ho colpito Mike alla nuca e l'ho stordito. Non volevo, ma purtroppo è andata così. Ma poi ci hanno separati e tutto è finito lì. Phil aveva davvero un carattere bizzarro. Mike lo odiava. Phil torna in gara l'anno seguente, nel 1990, ma qualcosa si è rotto. Non riesce a replicare la forma straordinaria mostrata negli anni precedenti ed è solo 11° al Niagara Falls Pro Invitational, mentre non riesce neppure ad entrare fra i primi 15 alla notte dei campioni. Un'annata negativa che lo porta a decidere di ritirarsi dallo sport agonistico a soli 27 anni e ad abbandonare completamente il mondo del bodybuilding, sparendo letteralmente dalla circolazione. Sul dopo carriera agonistica di Phil Hill ci sono poche informazioni. C'è chi ritiene che sia morto d'infarto nel 2017, a 53 anni, e chi invece sostiene che sia ancora vivo e vegeto e impegnato in altri percorsi di vita. Tra le curiosità ricordiamo anche che, comunque, la vita di Phil non era basata solo sui muscoli. Aveva una laurea in psicologia e studi di marketing e nel caso la sua carriera come bodybuilder non avesse funzionato, sapeva come orientarsi verso altre professioni. Ricordiamo anche che ha lavorato come agente penitenziario presso la prigione statale di Trenton, nel New Jersey. Tuttavia si dice che sia stato licenziato a seguito di accuse di possesso di sostanze illegali. Sul piano allenamento, Phil distingue due epoche precise. All'inizio della sua carriera sportiva si allenava utilizzando prevalentemente esercizi base eseguiti con carichi pesanti, concentrandosi sul sollevare pesi sempre maggiori. Riporta di avere fatto squat con 270 kg e curl con bilanciere con oltre 100 kg, ma in seguito ha razionalizzato che utilizzare carichi molto pesanti può diventare controproducente e con maggiore esperienza e maturità è passato ad un approccio basato sull'utilizzo di pesi moderati, curando con più attenzione la qualità dei movimenti, focalizzandosi nel sentire lavorare il muscolo target, eseguendo quelle che chiama ripetizioni perfette, cioè ripetizioni eseguite in forma corretta alla ricerca delle sensazioni di un profondo bruciore muscolare e affaticamento del gruppo lavorato. In linea di massima lavorava con un protocollo ad alto volume, facendo 20-30 serie di lavoro per gruppo muscolare, eseguendo gli esercizi in modo piramidale, quindi aumentando i carichi di serie in serie, ma di fatto adottava un approccio istintivo e alla domanda di un preciso schema di serie e ripetizioni rispondeva in modo perentorio: inizio a contare le ripetizioni quando il muscolo comincia a bruciare e mi alleno fino a quando il mio corpo dice stop. Soprattutto nel periodo prossimo alle competizioni utilizzava un ritmo di lavoro serrato, con brevi pause di riposo tra le serie e gli esercizi, e a completare la sua attività di allenamento con i pesi faceva anche esercizio aerobico, praticando il nuoto e la corsa a piedi, e, da ultimo ma non meno importante, era un fervente praticante dello stretching, attività che valorizzava nelle sue routine di pose. Per quanto riguarda il piano alimentazione, in linea con l'approccio in voga all'epoca, Phil faceva affidamento su delle linee guida molto semplici, che possiamo sintetizzare nella seguente frase: carne e patate per aumentare la massa e pollo e insalata per bruciare il grasso e definirsi. Riassumendo, Phil Hill è stato una meteora che ha attraversato il firmamento del bodybuilding IFBB sul finire degli anni '80, creando molte aspettative negli appassionati del settore. Nonostante una partenza travolgente, Phil ha inaspettatamente deciso di chiudere la carriera agonistica a soli 27 anni. Dopo solo un paio d'anni di competizioni sul circuito professionistico, ha scelto di dedicarsi ad altre attività, lontano dai riflettori della ribalta, uscendo completamente dai radar del mondo del bodybuilding e del fitness, contesto nel quale è oggi un po' dimenticato. Di lui ricordiamo la straordinaria forma portata sul palco sul finire degli anni '80 e la storica routine di pose presentata al Mister Olympia del 1988 e, rispettando le sue scelte di vita, gli auguriamo serenità e pace ovunque esso sia. Ciao, alla prossima!